I panini di oggi sono veramente una delizia, sono in pieno stile natalizio, sono dei panini al latte dolci e molto soffici a forma di gnomo. Ve li propongo in versione senza glutine, volendo anche senza lattosio, seguendo le indicazioni che vi dirò tra poco. Li potete consumare così al naturale oppure imbottire con ingredienti dolci o salati. Seguitemi in cucina e vediamo come si preparano. Ho iniziato versando il latte tiepido nella ciotola della planetaria, potete utilizzare un latte delattosato oppure un latte di origine vegetale. Ho aggiunto il lievito fresco, lo zucchero, ho mescolato un pochettino e poi ho aggiunto la miscela. Questa è un'unica miscela adatta per il pane, la Mix Bisher, che trovate praticamente ovunque. Dopo aver impastato per qualche minuto, staccando di tanto in tanto l'impasto dalla foglia e dalla ciotola della planetaria, ho aggiunto il sale e poi il burro molto morbido. Anche in questo caso potete utilizzare un burro delattosato oppure una margarina di buona qualità che avete fatto ammorbidire per qualche istante in microonde. Ho continuato ad impastare a velocità via via più sostenuta fino a quando non ho ottenuto questo composto appiccicoso ma molto liscio, che ho versato in una ciotola molto ben unta, dandole una forma sferica regolare. A quel punto ho coperto la ciotola e ho lasciato lievitare per circa un'ora. Non deve sensibilmente raddoppiare di volume, ma l'impasto deve semplicemente stabilizzarsi, cioè attivare le fibre e gli addensanti che sono naturalmente presenti nella miscela. Trascorso il tempo di riposo di un'ora, ho infarinato con farina di riso fine la spianatoia, in questo caso il tappetino in silpat. Se non lo avete, usate tranquillamente una classica spianatoia o un foglio di carta da forno. Ho capovolto la ciotola, ho fatto staccare l'impasto, ho infarinato leggermente anche la pasta, gli ho dato una forma regolare e ho iniziato la suddivisione delle porzioni. Io con queste dosi ho ottenuto 4 grossi gnomi, la cui parte centrale pesava circa 100-105 grammi e poi ho ritagliato tutti i pezzettini che servivano per i piedi, per le mani, per il naso, per la fascia del cappello e per il pompon del cappello. Qui nel video vedete i vari pesi, naturalmente si può derogare di qualche grammo, potete fare qualche grammo in più o qualche grammo in meno, non cambia assolutamente nulla. Potete anche farli più piccolini per ottenere 5 gnomi. L'importante è lavorare la pasta molto bene con le mani unte. Io uso sempre i guanti perché si ungono facilmente e non sto lì sempre a pulirmi le mani ed è tutto molto più facile e più veloce. Quindi tutte le varie pezzature vanno lavorate in maniera tale da ottenere delle palline lisce. Ottenuti tutti i pesi che mi servivano, sono passata alla composizione di questi gnomi direttamente sulla placca coperta di carta da forno. Ho iniziato prendendo la parte più grande, cioè quella da 100-105 grammi circa, l'ho lisciata bene. Mi raccomando, perdete un po' di tempo nel fare una superficie liscia e regolare, perché poi questa, se non è regolare, non si sistema durante la lievitazione e durante la cottura. Quindi se partiamo già con un bel prodotto rifinito per bene, è molto meglio. Dobbiamo ottenere una forma come di una pera, con la base leggermente più larga e una punta che curviamo leggermente. Quindi ho curvato leggermente la punta, che sarà la punta del cappello, alla quale attaccherò un piccolo pompon. Ho cercato di uniformare la superficie per cercare di avere uno strato regolare in tutta la grandezza del panino. Dopo aver attaccato il pompon, ho attaccato il naso all'incirca al centro di questo gnometto. Poi ho preso la pallina da 20 grammi, ho creato una striscia larga circa 2 dita e l'ho poggiata tra il naso e quello che dovrebbe essere il cappello, in maniera tale da coprire per metà il naso, lasciando noi quindi una parte che si intravede, come se avessimo coperto gli occhi. Poi con due delle palline piccole da 7-8 grammi ho creato i piedi, ho appoggiato vicino alla striscia del cappello anche le palline che simulano le mani e ho continuato così per tutte e quattro i pezzi. Qui ve lo faccio vedere un po' più ravvicinato.
Questa pasta non ha bisogno di essere pennellata perché colorisce benissimo durante la cottura, anche grazie allo zucchero che abbiamo aggiunto. È molto divertente prepararlo, fatevi aiutare magari anche dai bambini che si divertiranno insieme a voi. Ottenuti questi panini a forma di gnomo, li ho lasciati lievitare fino al raddoppio. Io ho aspettato circa un'ora e 20, ho messo la placca all'interno del forno spento con la sola lucina accesa, ho preriscaldato a circa 30 gradi. Mi raccomando non oltre perché c'è il burro all'interno e non vogliamo che fonda. Poi ho messo un pochettino di farina di riso proprio su quello che dovrebbe essere il corpo dello gnomo, ho messo la punta di queste forbici molto appuntite alla liscia all'interno del riso e ho intagliato la falda del cappello. È facoltativo, però dà un risultato molto carino, quindi vale la pena provare. È molto semplice, tra l'altro è piuttosto intuitivo. Mentre mi dedicavo alla finitura di questi piccoli gnomi, ho preriscaldato il forno a 220 gradi in modalità statica e poi ho infornato gli gnomi nella parte centrale del forno, cuocendoli per circa 12 minuti a 220 gradi, poi ho abbassato la temperatura a 200 gradi e li ho cotti per ulteriori 10 minuti. E questi sono i panini a forma di gnomo cotti. Sono molto morbidi anche così da caldi. Bisogna spostarli su una griglia e farli quantomeno intiepidire, perché la mollica altrimenti ne risente. Guardate, sono veramente molto morbidi, sono divertenti, carini da realizzare, li potete consumare così, magari utilizzando delle creme spalmabili, oppure aprirli e imbottirli come se fossero dei panini. La ricetta è finita, è molto semplice e divertente da realizzare. Vi ho scelto una miscela che trovate praticamente ovunque per non creare difficoltà, in maniera tale che chiunque voglia possa cimentarsi in questa divertentissima preparazione. Bene, la ricetta è finita, se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!